Rieccoci qua e un saluto per chi è arrivato qui direttamente senza aver visionato gli altri due video che ho fatto in precedenza sulla costruzione di questo dispositivo. Dunque noi dovremmo con il nostro dispositivo riuscire a ricopiare questi ingranaggi a partire dal più semplice, da questo ingranaggio cilindrico a denti dritti, col suo modulo di 2, questo è al modulo di 2, e poi però vorrei che il mio dispositivo riuscisse anche a costruire, tanto per dire, questi ingranaggi conici che formano la coppia conica, che hanno un angolo primitivo di 45 gradi, quindi si coppiano fra di loro 45 gradi e formano un angolo di 90. In realtà hanno la testa del dente che è un 48 gradi e mezzo, mentre il piede del dente è 41 gradi e mezzo. C'è solo l'angolo primitivo che è 45 gradi. Quindi dobbiamo fare due angolazioni, Poi passiamo a questi qui, che ingranaggi elicoidali, che sono i più complicati da fare. Ecco, per questi bisogna fare un discorso un po' particolare, perché i professionisti lo sanno benissimo come funziona il discorso, però visto che qui su questi canali ci sono anche tanti hobbisti, come me, del resto, non tutti capiscono che la dentatura non è solo in diagonale di così, ma è anche arrotondato su se stesso. Infatti se noi dovessimo fare un ingranaggio molto profondo, facciamo finta di metterlo su questo tubo, ecco, mettiamo qui così. Se noi facciamo un dente in diagonale, e solamente in diagonale, è chiaro che a un certo punto lo andiamo fuori e fresiamo su nulla, fresiamo. Prima va a calare e poi andiamo a fresare sul nulla praticamente. Quindi è ovvio che noi dobbiamo mantenere un'azione elicoidale che sia adeguata alle dimensioni del nostro ipotetico tubo. Infatti se noi prendiamo per esempio il suo pignone, che è questo qui, che si ingrana alla perfezione, però è sviluppato su una circonferenza molto più piccola, si vede benissimo come il dente non sia pari. Comunque noi abbiamo già tutti i pezzi pronti del nostro dispositivo. Il nostro dispositivo, ricordo che va montato su una morsa, che poi la morsa mi fa l'asse verticale, ecco. Abbiamo fatto il fermo che va nella morsa, che va fissato nella morsa. Abbiamo attaccato questo snodo, che va messo qui così. Ecco, a questo snodo ci abbiamo accoppiato un mozzo, che sarebbe questo qui, che va fissato dalla parte inferiore. Adesso andiamo a dargli solo una vitatina così provvisoria. Quest'altro fermo qui, questo qui è il fermo del coppiatore, che va messo dentro di qua. Dentro questo mozzo ci va il suo perno, che sarebbe questo, che è un perno rettificato, molto bello, l'ho messo così. Qui ci abbiamo fatto i filetti di 12 e di 12, abbiamo fatto anche la scanalatura per la chiave, però ci abbiamo messo anche un fermo che va accoppiato a questo, perché così si può lavorare col pezzo fermo, che è meglio che stare lì con due chiavi, si lavora male. Questo
va così. Sopra di questo ci va la testa con 3 cuscinetti all'interno, tutto spianata, regolare, così, e va fermata col suo segger, chiaramente. Ottimo. Così questo manda avanti il perno principale, praticamente questa testa manda avanti il perno principale, però la lascia libero di ruotare su se stessa, la lascia libera. Questo ha solo il compito di mandarlo avanti. Il compito di mandarlo avanti è delegato a questo perno, che va messo di qua con la sua bronzina, che va dentro lì alla perfezione. Ok, questo perno, abitando qui e svitando, fa l'azione di spostamento del perno principale, praticamente. Adesso qui ci mettiamo, l'accoppiamo col suo bullone, che è questo qua. Quella testa qui c'ha una fresatura isolata, di conseguenza si trova da solo il punto giusto, praticamente. Lo fissiamo tutto contro, che è meglio. Così. Ottimo. Quindi questo adesso andando girando così manda avanti tutto lo stilo, oppure lo fa arretrare. Ecco, qui ci va una testina, cuscinetto a bronzine praticamente, orientabile. Adesso lo fissiamo in base allo stelo, sempre se questo qua mi permette di... Dentro qui ci va il suo volantino, praticamente, che va a ingranarsi ad un giunto, che adesso cerchiamo. Eccolo qua, questo giunto ottimo. Così questo praticamente girando manda avanti il perno principale, che sarebbe questo, con una corsa sul filetto abbiamo 7 cm, 70 mm, però in realtà io ne sfrutto solo 50, ne sfrutto. Questo lo manda avanti, però lo lascia libero di ruotare su se stesso. Ecco, a questo punto ci vanno messe le bandiere, che vanno messe qui sul coppiatore, che formano il coppiatore. Il coppiatore fatto, abbiamo questo che fa le parti, quello angolato per quello di coidale praticamente, e questo invece che fa per quelle centrali. Poi ci vanno i suoi pettini, i suoi coppiatori, che ne ho fatti uno per un modulo piccolo e uno per un modulo un po' più grosso. Vanno dentro qui alla perfezione, hanno la possibilità di scorrere ma non di allargarsi. Ecco, qui ci va il suo bullone e questo può scorrere su e giù, e poi lo blocchiamo dove riteniamo opportuno. Qui abbiamo anche un distanziale, perché in base alla grandezza del coso, dell'ingranaggio, dobbiamo alzarci o abbassarci. Quindi in medio si usa questo qui, in medio. Poi ci va questo che blocca la bandiera coppiatrice. In questo caso vuole dritto, altrimenti lo mettiamo angolato. Con l'angolata, per esempio,
che sarebbe questa qui, che a sua volta ci va il suo pettine. Questa è angolata ed è fatta apposta appositamente per gli ingranaggi quelli obliqui. Questo è l'ingranaggio da copiare, tanto per dire. Dalla parte di qua ci abbiamo messo un bullone chiaramente tornito alla perfezione, che autocentra questo qui, anche se il buco è più grande, tanto qui non sforza, deve solo leggere il dente praticamente. Lo mettiamo tanto per dire di qua. Quando troviamo, eccola qua la sua chiave, questo si autocentra, ecco. Questo qui lo mandiamo avanti. Lo regoliamo a centro sezione, così siamo sicuri che è la posizione migliore. Saremo più o meno qui. Questo qui va tirato così, adesso dopo lo tiriamo più bene, facciamo i gradi esatti dopo. Adesso tanto per giusto. Ottimo. Questo chiaramente adesso si vede poco, ma andando in qua, avanti e indietro, è obbligato a seguire il giro della ruota nativa. Ecco, vedi. Poi uscendo completamente si cambia il giro e si entra nell'ingranaggio dopo, praticamente. Ve lo faccio vedere meglio da vicino. Qui siamo fuori che posso ruotare il dente praticamente, quindi cambiare il dente che devo lavorare. Ecco, lo mettiamo in dritto a 1, così, adesso ha già puntato, poi andando avanti si nota come prende il suo giro. Ecco. Quindi dall'altra parte farà altrettanto. Ecco, qui in testa ci va questo bullone, che è un 12 fatto alla perfezione, che naturalmente prende il grezzo da lavorare. Io li faccio tutti con l'interno di 12, così fa sempre bene questo inserto. E dopo, una volta lavorato, fatto i denti, fatto tutto, poi col torno si allarga in base alle misure che ci occorre, poi, con tanto di chiavetta e quello che serve, via. Questo qui è molto preciso e chiaramente va messo in testa, qui va messo per andare a lavorare. Ho già fatto 2 grezzi per rifare questa ruota e quest'altra qui elicoidale. Questa sarebbe quella lì. Adesso andiamo a farne una lì insieme, magari andiamo a farla, il grezzo per fare anche questa conica, così riusciamo a fare anche questo. Proviamo a fare anche questo, proviamo. Adesso stiamo facendo la testa del dente praticamente qua, e la testa del dente che è 48 gradi,5, vediamo già l'angolazione corretta e andiamo avanti. Abbiamo già messo su la stozzatrice, fatta in casa naturalmente, che anche questa vi metto la finestrella alla fine del video, così uno può cliccarci sopra. E ho messo su l'utensile più piccolo che ho per l'interno di 12, perché è veramente piccolo.
Ok. A questo punto abbiamo tutti i grezzi per fare i 3 tipi di ingranaggi e andiamo sul tornio, sul campo di battaglia, a vedere, a provare a lavorare. Devo ancora provarlo, quindi lo scopriamo insieme. Andiamo. Il portafrese l'avevo già fatto tempo fa per fare altri lavori, quindi non importa che stiamo a farlo, però ve lo faccio vedere ugualmente. Qui c'è il suo distanziale, qui ci vanno tutte le frese, le varie frese con i vari moduli. Ecco, sul distanziale, il soldadone, e voilà. Chiaramente chi va preso nel mandrino qua con la contropunta. Andiamo. Ecco, abbiamo posizionato il dispositivo, è già ingranato qui. Adesso l'altezza reale la facciamo dopo, la facciamo il banco da morsa, e usiamo una fresatura di tipo Concorde perché come la norma, però non so come andrà a finire, perché ci vorrebbero dispositivi che non si lasciano andare a anomalie o vibrazioni e così, che di certo non sono queste le attrezzature, e speriamo che non punti, che non tiri avanti il pezzo, speriamo, via. Il primo dente va valutata bene l'altezza, adesso lo valuto col calibro poi. Ecco, adesso usciamo, giriamo di un dente, giriamo e rientriamo nell'altro, rientriamo. Ecco lì. Ecco, questa corona è finita. Adesso ora smontiamo l'ingranaggio e vediamo come è venuto, vediamo. Mi sembra un ingranaggio perfetto, mi sembra. Qualche sbavatura da togliere, ma lo togliamo. Qui si ingrana alla perfezione, si ingrana.
smontiamolo, vediamo anche meglio da smontato, ma è il suo, direi. I due ingranaggi si balciano alla perfezione, senza appuntamenti, non c'è nessun rumore praticamente, si ingranano benissimo. Nel mentre che va a pacco il dente qui, quell'altro se ne esce praticamente, è un sincronismo perfetto, quindi potrebbero anche non fare nessun rumore, potrebbero questi due ingranaggi insieme, potrebbero, se accoppiati bene. Sì, ottimo. Ora proviamo a fare l'ingranaggio conico. Qui abbiamo fatto un bullone speciale che praticamente ci passa alla fresa senza inciderlo teoricamente, e andiamo a montarlo qui. Ok, l'altro lo mettiamo di qua, lo mettiamo messo così. Ci mettiamo il suo pettine appropriato, che non è questo. Il suo pettine è fatto appositamente per questo tipo di ingranaggi, che l'ho messo qui così. Non tocco lo stelo, non tocca, per pochissimo, ma non tocco lo stelo. Rimane in sospensione. Qui, andando avanti, tolgo il fermo, andando avanti trova il giro e il blocco giro praticamente. Questo qui lo facciamo lavorare in un sistema diverso. Ecco, questo rimane così e dopo noi lavoriamo con la morsa, con la verticale. Prima però dobbiamo trovare l'angolazione giusta per questa conicità. Allora, siccome che noi dobbiamo trovare la verticalità perfetta, dobbiamo mettere l'ingranaggio col taglio del piede già praticamente 90 gradi rispetto al tornio, per poter usare quell'asse qui verticale. Quindi dobbiamo mettere questo qui già a 41 gradi e mezzo praticamente, l'abbiamo già impostato 41 gradi e mezzo, ecco così si è perfettamente 41 gradi e mezzo, e gli dà una bella strinta. Ecco, adesso è in posizione, diamo un'ultima occhiata ai 41 gradi e mezzo, che sarebbe il piede del dente, sarebbe. Sì, ancora tutto perfetto. Siamo perfetti praticamente. Diamo un po' di olio a questo attrezzo. Stavolta lavoriamo con la morsa verticale, è già posizionato qua. Trovare la profondità giusta, dobbiamo trovare.
Abbiamo già visto che con questo modulo lavora meglio con una velocità un po' più elevata, così siamo sui 500 giri, lavora molto meglio, lavora. Vediamo come va. Sì, io direi che sia su, direi. Ruota perfettamente, appena uno esce l'altro entra. In contemporanea praticamente. Sì. Adesso è così, messo malamente questo qui, ma tanto per provare. Sì, direi che sia proprio perfetto, direi. L'angolo è 90 gradi, si sente bene con 90 gradi, si sente bene l'appoggio. Insieme formano il dente, la testa del dente che è 48,5 e il piede del dente che è 41,5, formano comunque 90 gradi. Ecco i due angoli conici, uno originale e uno quello fatto da noi praticamente. E formano perfettamente l'angolo 90 gradi, quindi la coppia conica e diciamo che è fatta bene. Molto bene. E abbiamo già piazzato, stiamo piazzando il dispositivo qui per fare quelli angolati, per fare quelli coidali. Abbiamo già dato un'inclinazione di 20 gradi come il dente. Abbiamo già messo il livello 0 perché stavolta dobbiamo lavorare sopra, dobbiamo lavorare. E adesso andiamo a fare tutti gli altri parametri, andiamo a fare. Adesso facciamo l'incastro perfetto del dente, facciamo. Quando è dentro si sente perché batte pari perfettamente, batte. Ecco qui. Siamo perfettamente allineati. Un po' di qua, così meglio, ok. Yes. Ottimo. La allarghiamo per un pochino perché adesso è stretto un po' troppo. Non deve avere gioco, ma deve correre. Ecco, abbiamo regolato qui il coppiatore. Praticamente non ha gioco, non ha, però permette di fare la sua rotazione. Come giusto che sia, e come in molti invece online ho visto che non fanno un dente in diagonale e è buono lì, ma non è così che si fanno i denti licoidali. Chiaramente quei tipi di ingranaggi qua per un hobbista sono i più difficili da fare, però sono anche gli ingranaggi migliori perché intanto hanno un dente in diagonale, quindi ce ne sono sempre due accoppiati che lavorano, quindi non c'è mai uno spazio morto, sono sempre in tensione, diciamo, quindi zero rumore praticamente. E poi sono anche più robusti perché lavorando in diagonale c'è il dente più lungo, e poi lavorando in contemporanea lavorano, è tutto meglio. L'unica cosa contro è che sforza un po' anche sull'asse assiale e non solo sul laterale,
Ecco, adesso per farvi vedere meglio ho messo su il provvisorio quella sticella qua di metallo, e così si vede quella piccola rotazione che fa, che però è indispensabile per ingranare bene con gli altri suoi simili. Ecco, faccio vedere, adesso vado avanti. Questo qui è un ingranaggio sinistroso praticamente. Ecco, alla fine del suo corso ha fatto i suoi bei gradi dalla parte sinistra. Ottimo, direi che siamo pronti per partire, quindi diamo una prima occhiata perché ce l'ho sotto, ce l'ho. Questo calibro l'ho fatto affinato apposta per fare quei lavori qui, quindi va fino alla fine del dente, va. Un po' di più deve andarci. Poco di più, appena appena. Sì, c'è pochissimo. Ecco, adesso abbiamo trovato l'altezza del dente giusto, abbiamo bloccato tutto, sia morse che carrellone che tutto, chiaramente perché non può muoversi di un millesimo, altrimenti farebbe dei guai. E andiamo. Usciamo e diamo un'occhiatina. Vedi come si è messi? Sì, mi sembra bellissimo, mi sembra molto bellissimo. Mi sembra la coppia perfetta, mi sembra che andiamo mica bene, di più. Va bene, torniamo sul dente, torniamo. Nell'altro dente, che praticamente non mangia nulla. Molto bene, direi che sia venuto veramente bene. Adesso per farlo diventare bello liscio il dente usiamo una velocità piuttosto alta, tanto ormai il dente è fatto.
si è finito completamente. Prendiamo il suo pignone, guardiamo se funziona. Funziona alla perfezione, praticamente siamo a posto al 100%. Ruota perfettamente, ruota, non punta e va fino al fondo del dente praticamente. Non so se si riesce a vedere, va fino al fondo completamente. È veramente ottimo. Lo metto filo così forse si vede meglio, così. Direi che più di così non si possa fare a livello hobbistico. Adesso facciamo la prova del 9. Facciamo l'accosto. Così, ecco, così, e qua quasi senza gioco, così. Ottimo. Sembra venuto veramente bene. Riguardando la registrazione mi sono accorto purtroppo che nella costruzione dell'ultimo ingranaggio la telecamera vibrava un po' e mi dispiace, ma ormai è fatta, via. Non ho voglia di tornare a fare un altro ingranaggio, pur lo farò a suo tempo quando mi serve, via. E fa nulla, via. Comunque l'importante è che il risultato sia buono e ottimale. Abbiamo visto che abbiamo costruito 3 ingranaggi e funzionano tutti alla perfezione, sono tutti veramente belli, tutti, ma anche questi non sono da meno. L'ultimo l'abbiamo già visto molto bene. Il dispositivo per fare ingranaggi mi è piaciuto, con tutti i suoi pettini, tutte le sue bandiere, i suoi accessori. E niente, adesso vi ricordo che adesso che vi metto tutte le finestrelle con i vari link degli accessori che abbiamo usato per costruire questo attrezzo, e se uno ci vuole cliccare sopra, ben venga. Ecco. E niente, rimaniamo così e buoni ingranaggi a tutti. Saluti e alla prossima.